Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con Ferrari 330 P4, il modello in scala 1:8, l'edizione Centauria, l'uscita è la numero 2 e le uscite previste non sono poche ragazzi, perché sono 110 uscite, eccole qui. La cosa che a me dà fastidio è questo: Centauria, non scrivete a soli 12,99 €, soli per chi? Soli per voi. Il modello è bellissimo, ma bastavano 100 uscite. Poi un'altra cosa, ci fosse mai qualcuno, ma non credo, che lavora in Centauria e che possa riferire, sarebbe bello che i telecomandi, visto che è molto simile alla Lancia Stratos, manca soltanto ha soltanto qualche tasto in più rispetto alla Lancia Stratos, ma quella è la misura, la forma del radiocomando. Io lo chiamo così, non è un telecomando, è un radiocomando, che sia almeno personalizzato, no? Sarebbe stato bello, scritta con il logo Ferrari qua sopra, Lancia Stratos invece con il logo Lancia Stratos. Magari potete anche fare qualcosa da spedirci in fase di costruzione, no? Sia per la Lancia Stratos, che ancora non è terminata, che per questi modelli e quelli a venire. Personalizzarli, secondo me, sarebbe qualcosa di carino. Un consiglio che vi do: per tutti coloro i quali decideranno di fare questo modello, mi raccomando, prendete, oltre a quello che montate, almeno due numeri 2, va bene? Perché così, quando presenterete il vostro modello, potrete mettere due ruote come un cambio treno gomme, no? E poi vediamo le ruote posteriori, se saremo fortunati che almeno o la ruota destra o sinistra, che poi sono uguali, ma comunque le identificano così nelle uscite, possa essere completa come questa. Allora anche lì vi consiglio, anche se costa di più, di acquistare due ruote dietro posteriori, quindi, perché avere, come vi ho appena detto, una torretta di ruote di ricambio esteticamente è veramente grazioso. Intanto ringrazio tutti i miei iscritti, tutte le persone che mi visualizzano. Grazie ragazzi di continuare a contribuire e dar vita al canale. Iscrivetevi sempre che ne abbiate piacere, attivate la campanella, sarete così aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Se date anche un'occhiata alla playlist potrete trovare altri modelli e non solo di auto. E infine, ci fosse qualcuno interessato al montaggio del proprio modello, mi contatti privatamente, grazie. Io i primi due numeri l'ho presi tramite edicola, adesso dal terzo numero in poi ho fatto l'abbonamento e nella prossima consegna, che poi è la prima che riceverò come abbonamento, avrò l'uscita numero 3, l'uscita numero 4 e l'uscita numero 5 a un prezzo di convenienza, come è presente nel sito Centauria Ferrari 330 P4. Ecco qui. Stavo vedendo cosa ci davano. Ecco, la cosa che mi fa piacere, almeno a me, è che a differenza della Lancia Stratos Livrea all'Italia, l'HF, e la Audi 4 da rally, dove hanno messo due mezze pagine, così e basta, qui si sono prodigati un po' di più. Meno male, perché così come lo merita questo modello, sicuramente lo avrebbero meritato anche gli altri due che ho appena citato. Guardate, infatti,
questa storia. Speriamo che continui anche poi successivamente, non soltanto nei primi fascicoli. Allora, procedo all'apertura. Sicuramente questa parte è in metallo. Ma la cosa che mi fa molto piacere è questa fusione che hanno fatto con la scritta Campagnolo, che trovo meravigliosa. Eseguito veramente bene, guardate la scritta e il filetto dorato in oro ducale, che spettacolo. Volevo farvi un ingrandimento. Ecco qui. Il battistrada è bellissimo, la ruota è in gomma dura. Poi abbiamo parte interna ed esterna del freno, plastica, due serie di viti, AM e AP, vedete? In questa collezione quelle contraddistinte non solo dalla lettera P dopo la prima lettera, che vuol dire plastica, mentre qua abbiamo la M di metallo, quelle per la plastica sono anche contrassegnate e contraddistinte con il colore azzurro, mentre quelle per il metallo nero. Qui possiamo usare un lubrificante, qualora fosse necessario, per crearci filetti. Per quello che riguarda le viti da avvitare in qualsiasi modello esistente, in plastica, come in questo caso, non mettete mai nessun tipo di lubrificante. Abbiamo questo, il gallettone della ruota. Guardate come specchia, bellissimo. Oh, ma che sorpresa qui! Che sorpresa! E adesso vi dico qual è la mia sorpresa. Finalmente! Come sono contento! Per chi fa le collezioni si sarà accorto che anche la Lancia Stratos, ad esempio, e infatti ho lamentato questo, hanno fatto il pezzo anteriore in metallo e il pezzo posteriore in plastica. Questo è in metallo anche il pezzo posteriore. Mi raccomando, Centauria, continuiamo su questa riga che va benissimo. Anche questo deve essere in metallo, non in plastica. Bellissimo. Vediamo un po'. Guardate le scritte. La valvola, ma ragazzi, la valvola addirittura con il tappo nero. Avete visto che spettacolo? Qui abbiamo anche questa piombatura, anche se non era così allora, c'era un piombo differente, però sinceramente io apprezzo tantissimo il fatto che abbiano reso il particolare anche su questo, che lo trovo splendido.
Allora, andiamo a guardare, ma ho visto che sia da una parte che dall'altra è fatto perfettamente bene, però può capitarvi che una parte non sia o scolpita bene come numeri e lettere o difettata qui. E allora in questo caso guardiamo la parte migliore e la mettiamo così. Che bello! Ma correte in edicola a prendere altri numeri 2, mi raccomando, perché poi vi pentite. Adesso andiamo a prendere la vite AM. Io proverò a crearmi il filetto a secco, cioè senza lubrificante. Come vi ho detto prima, se mi accorgerò che faccio tanta fatica, rischiando di rompere la vite all'interno, ovviamente userò un lubrificante. Direi che non serve. Assolutamente si avvitano molto bene perché il metallo è abbastanza dolce, quindi va bene. Arrivate fino in battuta quando siete contro che la vite non avvita più, fermatevi immediatamente, non cercate di fare neanche un quarto di giro in più, altrimenti romperete la vite all'interno. Quando fate questo, fate anche attenzione alla linea di piombo, qua deve essere perfettamente perpendicolare, ma anche da questa parte, mi raccomando. Se avrete piacere di darmi un'ulteriore mano, oltre che iscrivervi e attivare la campanella, condividete i miei video nei gruppi dedicati e questo sicuramente sarà un supporto maggiore per la crescita del canale e io non potrò che ringraziarvi ulteriormente. Ecco qui. Adesso uso le altre tre. Quella che ho usato per crearmi il filetto la metto qua, così. Ecco, vedete voi dove far cadere la valvola, io non la faccio cadere sopra la scritta. Vediamo un po'. Ma sì, è gradevole sotto la scritta. La metto sotto la S, così. Mi piace. Ho anche preparato il video della Lancia Stratos e della Audi 4, da rally tutte e due. Vi consiglio di fare questo modello perché Centauria lavora veramente bene, mi piace. È vero che come le altre aziende non ha un controllo qualità dei pezzi, ragion per la quale può capitarvi non solo una volta di ricevere dei pezzi fallati, ma ve lo sostituiscono prontamente, chiaramente nel giro dei giorni necessari per risolvere questa operazione. La prossima settimana, quando riceverete l'altra uscita, o tra 2 settimane, sapete che quando escono le collezioni non sono molto regolari come uscite, poi si stabilizzano e scorrono bene. Comunque vi volevo dire di controllarvi tutte le viti
per stringerla ancora un po', perché il metallo si assesta e vi permetterà di fare ancora almeno un quarto di giro. Guardate che bella questa ruota, è bellissima. Se considerate che la paghiamo 6 euro, li vale tutti, altro che. Poi prendiamo il disco, eccolo qui, e lo andiamo a posizionare sopra. Allora, va posizionato così, ma volevo vedere soltanto un'altra cosa. Proviamo. Ah no, è impossibile. Però si può mettere anche dall'altra parte, sì. È uguale, stavo guardando solo perché quando montate i dischi dei freni, e in qualche modello come ad esempio la Lancia Stratos si poteva verificare, ve l'avevo fatto notare, non è detto che queste linee combacino perfettamente, siete voi che dovete centrarle in maniera corretta, con il forro corretto. Invece qui ho notato che anche se lo giriamo di 180 gradi corrisponde perfettamente alla linea sottostante e quindi è perfetto così. Adesso metto le due viti a P e questo montaggio è terminato. Vi faccio solo vedere quello che è stato montato nell'uscita precedente quando è iniziata la collezione e poi ci salutiamo. Non stringete tutto subito, vi ricordate, in questo caso abbiamo il centraggio dettato da questi perni nei fori dedicati, per cui abbiamo poca possibilità di metterlo disassato, però controllate lo stesso. E in effetti, guardate, è piccola la differenza, però guardate. Forse la noto solo io, ma non è perfetto. Se io invece lo giro un po' di qua, e lo posso fare, così è perfetto. Avete visto? Ed è lì che io vado a stringerlo. Ecco. Spettacolo. Che bellezza. Che bellezza. E questo? Questo è a pressione e l'hanno fatto bene perché non si toglie. Io adesso non l'ho inserito tutto. Guardate che spettacolo, che bello. Così. Beh, sicuramente quando metterete questo non mettetelo così perché è veramente brutto, vedete? Ma fate combaciare le punte del gallettone. Vediamo se si riesce così. Se riusciamo sopra non si riesce sotto, vedete? Era più carino. Però qui poi non combaciano, quindi alla fine... Ecco. Così. Una al centro qua dello spazio e queste due messe così. Potrebbe essere una soluzione carina. Poi, come vi ho detto nel numero 1, quando siamo partiti con la collezione, abbiamo trovato questa splendida portiera anteriore sinistra. Abbiamo montato parte del faro sinistro.
Guardate che bello con il particolare della scritta Carello sulle parabole, questa in vetro. Il volante bellissimo, anche se la Ferrari in realtà aveva questo aspettavo che si mettesse a fuoco, ma uffa, eccolo lì. Aveva questo che non era a filo qui, ma andava molto più in giù. Però insomma, io penso che un modello del genere sia veramente fatto benissimo. Ecco perché mi sono permesso di consigliarvelo, sempre che si possa fare, perché ovviamente non è né pane né acqua, non è una priorità. Bene, vi ho anche spiegato perché non sono andato a mettere questo inserto all'interno, è tutto spiegato nella prima uscita, perché ve l'ho consigliato. Questo invece mi è stato dato in più per errore da parte di Centauria, che è il telaietto esterno qui di questo particolare di luce. Bene ragazzi, penso di avervi fatto vedere tutto. Io vi ringrazio del vostro tempo, vi abbraccio, un saluto a voi e a tutti i vostri cari più cari. Questo è quello che abbiamo appena visto. Mi raccomando, correte a prendervi più numeri 2 e nella uscita numero 3, ma io come vi ho detto dovrò attendere che mi arrivi il pacco per aver sottoscritto l'abbonamento, inizierò a montare parte del motore. Eccolo qui, ve lo faccio vedere. Ecco. Anche questo è un modello che sarà superiore ai 5 kg di peso. Le misure sono quelle che potete leggere qui. Ecco qua. Anche se vi ho detto tutto già nella prima uscita. E questi sono gli effetti sonori e luminosi attivabili dal radiocomando. Ah, ecco, vedete, adesso lo chiamano radiocomando, come lo chiamo io, perché non è un telecomando, non è una televisione. Ecco qui. Un abbraccio a voi e un saluto anche a tutti i vostri cari più cari. Ci vediamo al prossimo video. Ho fatto pausa perché se parlo quando cambio l'ingrandimento mi salta la voce. Ci vediamo quindi al prossimo video. Mi raccomando, guardate la playlist perché ci sono sempre più cose. Adesso vado a prepararmi il secondo video dell'uscita numero 2 di Batman. Anche quelle cose lì mi piacciono tantissimo. Sapete che sto facendo anche il Mazinga Robocop, il Mazinga Z, ho fatto Iron Man. E quindi che dirvi ragazzi, poi uscirà anche il video della Ford Gran Torino, mi sta a schiacci. Io cerco di andare avanti, non sono un esperto, non voglio essere considerato un esperto perché non lo sono oggettivamente un esperto. Sono un appassionato come voi che per gioco e ancora sto giocando, perché questo deve essere una cosa ludica, deve essere una cosa che seppur cresciamo e siamo in grado di ottemperare le nostre responsabilità, quel lato non infantile ma giocoso e gioioso quando abbiamo a che fare con un qualcosa che ci piace, quale in questo caso il modellismo, sicuramente non dovrà mai, per quanto possibile, mancare, ed è quello che io sto cercando di trasmettere a voi e voi a me con i vostri commenti, i vostri apprezzamenti e iscrizioni. Grazie a tutti ragazzi.